Questo daikon non dovrebbe esistere. Infatti è nato e cresciuto nelle condizioni più sbagliate in assoluto, specialmente per una radice così lunga. Lui però queste cose non le sa e è cresciuto lo stesso, quindi shh, non diciamogli niente, se no scompare. Scherzi a parte, oggi lo raccogliamo e vediamo cosa è successo sotto la terra, che poi è la cosa che mi interessa di più, essendo una radice. Prima però è importante spiegarti come ci siamo arrivati a questo punto. E forse alla fine di questo video capiremo che molto spesso ci complichiamo troppo le cose nell'orto. Ci perdiamo tra regole, cose che devono essere fatte in una determinata maniera, quando invece a volte basterebbe lasciar fare la natura. Partiamo dall'inizio. Come vedi qui ci sono due orti in cassone, orti rialzati, che ho prima montato e poi riempito tra settembre e ottobre. Quello in cui sono cresciuti questi due daikon che andiamo a vedere oggi è stato riempito intorno a metà settembre. È il come è stato riempito però che è importante. Questi due cassoni sono alti 60 cm, quindi una buona altezza. E circa metà di questi cassoni sono riempiti con del legname che avevo a disposizione qui sul terreno da potature precedenti. La parte superiore invece, l'altra metà, l'ho riempita con del compost che però non era ancora maturo, per niente proprio. Anzi, direi che era ancora molto fresco. Poi in seguito ho ricoperto con del fogliame e legnetti vari per proteggere il terreno durante l'inverno. Il piano iniziale infatti non era utilizzare subito questi cassoni, ma cominciare ad usarli la prossima primavera, dando tempo non tanto al legname perché ci vuole molto tempo per decomporsi, ma al compost che era ancora fresco di decomporsi. Considera che il compost che mi autoproduco è composto principalmente da terriccio vecchio, diciamo terriccio già utilizzato, scarti di cucina di casa nostra, ma anche tanta pollina, ovvero gli escrementi delle nostre galline. Noi tutti i giorni puliamo il pollaio e poi mettiamo gli escrementi appunto insieme al truciolato che è presente sul fondo del pollaio nel compost. Quindi è evidente che soprattutto con la pollina ancora fresca il rischio di bruciare le piante è vicino al 100%, almeno in base a quello che ci è sempre stato detto. Quindi ribadisco che io non volevo coltivarci niente in questo periodo, ma sono germinati in maniera spontanea. Infatti questo daikon, anzi questi daikon, perché ce ne sono due, sono nati da dei semi di microgreens che erano presenti nel terriccio che avevo messo nel compost appunto, e nella prima fase di decomposizione, quando ho buttato tutto qui dentro questo cassone, sono germinati. Io non ci ho fatto assolutamente niente, non ho nemmeno dato l'acqua quando ho notato che erano spuntate le piantine, le prime foglioline. E sinceramente pensavo che sarebbero durate molto poco perché appunto il compost sopra è fresco, poi molto presto le eventuali radici avrebbero trovato lo strato di legname, quindi inizialmente quando sono spuntate le piantine nella prima metà di ottobre non ci ho fatto troppo caso, non ci ho dato troppa importanza, ma adesso 29 dicembre invece siamo di fronte a questa situazione, quindi penso che valga la pena vedere cosa è successo sotto. Vediamole da vicino prima di fare la raccolta vera e propria. La parte aerea sembra in ottime condizioni, nonostante stanotte e anche ieri notte ci sia stata una forte gelata. Ah, qui vedo una signora lumaca, la leviamo. Ti faccio anche vedere sotto le foglie la situazione. Il terreno, come vedi, è bello, sembra comunque ricco, sembra, ecco, è un terreno che promette bene per il prossimo anno. Allora, basta chiacchiere e raccogliamo questi due daikon anche perché mi serviranno. Ma prima voglio fare un pronostico. Ci sono circa, ma io direi 20 centimetri che escono fuori dal terreno. Quindi è già una buona dimensione. Ma sono abbastanza sicuro che sotto le radici saranno o deformate, comunque storte, o addirittura avranno delle biforcazioni perché avranno trovato lo strato di legname. Quello penso che sia inevitabile, ma infatti anche per il programma del prossimo anno in questi letti rialzati non ci ho messo nessuna radice, perché visto tutto il legname presente in questi due cassoni e soprattutto penso che sia fino a circa 30 cm, prima che siano in grado di ospitare, di coltivare delle radici, secondo me passerà almeno un anno. In ogni caso sarà interessante comunque vedere cos'è successo. Cominciamo con questo qua, con il primo. Allora, sembra molto più lunga di quello che pensassi. No, incredibile. Non ci posso credere. Completamente diverso da quello che mi aspettavo. È il daikon più bello di quest'anno. Ha soltanto una radice esterna,
ma poi è drittissimo, è lunghissimo. Sono sconvolto, ti dico la verità, no, non mi aspettavo una cosa del genere, ma è bellissimo. Adesso sinceramente sono un po' combattuto se raccogliere quell'altro o lasciarlo un po' ancora nel terreno per raccoglierlo magari tra 1 o 2 settimane. Mi spaventano un po' le gelate, ti dico la verità, perché senza protezione così ho paura che si sciupi. Al tempo stesso, cioè, questo daikon, cioè, in 2 non riusciamo a finirlo per il Capodanno. Anche impegnandosi, poi ci sono tante altre cose da mangiare. Ah, che fare? Ho preso una decisione, questo non lo raccolgo oggi, lo lascio qui rischiando, sapendo di rischiare che delle gelate lo sciupino, perché essendo senza protezione così, e questa zona non ha nemmeno il sole tutto il giorno, quindi con un po' d'ombra, insomma è un po' rischioso, ma al tempo stesso so già che se lo raccogliessi oggi, indipendentemente dalla dimensione, perché non te lo so dire, dopo questa sorpresa ormai mi aspetto di tutto, so già che non ce la farei a mangiarli tutti e due e uno si sciuperebbe in ogni caso. Quindi mi pare la cosa più logica e intelligente da fare, dargli una possibilità e fra 2 settimane, quando questo sarà sicuramente finito, provare a raccogliere anche questo, sperando di ottenere un risultato simile. Oggi ho avuto l'ennesima conferma che la natura ne sa molto più di noi e lasciarla fare quando possibile è forse la miglior soluzione. Ci viene detto e ripetuto da persone che ne sanno molto più di noi, sicuramente più di me, che comunque il compost fresco, soprattutto con la pollina, sarebbe meglio non utilizzarlo, si bruciano le radici, le cose non crescono, attacchi di afidi, eccetera, eccetera. Però io più che faccio questo tipo di prove e più mi rendo conto che è importante che ognuno nel suo orto si faccia le sue prove. Con questo non ti sto dicendo coltiva nel compost fresco e sbattitene. Però ecco, io personalmente terrò a mente l'esempio di oggi, insieme ad altri esperimenti che ho fatto in passato. Alcuni sono andati meglio, alcuni sono andati peggio. Però ecco, una bella sorpresa inaspettata. Soprattutto considerato anche il periodo, perché è germinato quasi a metà ottobre, quindi per il daikon in questa zona è quasi tardi. Ma come ho detto all'inizio, questo daikon e chissà forse anche quell'altro, tutte queste cose non le sapeva. L'ho lasciato fare e lui mi ha ripagato. Non vedo l'ora di assaggiarlo. Ho il sospetto che dopo la gelata di oggi, visto che comunque non è nemmeno sciupato, sarà anche dolcissimo. Comunque ti farò sapere perché penso di fare dei video con delle ricette del Capodanno, sicuramente con il daikon, quindi ti saprò dire se era anche buono oppure soltanto bello. Adesso rimane soltanto da fare questa cosa qua, tagliare le foglie che non verranno buttate via e nemmeno nel compost, le mangeremo perché sono buonissime. Gli diamo una sciacquata. Allora, da questo bellissimo daikon e da un felicissimo me, ti saluto, spero che questo video sia stato interessante, spero che ti abbia invogliato a fare le tue prove nel tuo orto, mettendo anche un pochino in dubbio tutte quelle cose che ci sentiamo ripetere continuamente, perché chissà, potrebbero esserci delle sorprese. Se ti è piaciuto questo video metti mi piace, commenta, iscriviti al canale. Grazie per aver visto questo video fino alla fine e ci vediamo alla prossima, spero. Ciao! Bellissimo.